Benvenuti su Creazioni Digitali per un nuovo tutorial del corso completo e gratuito di Affinity Designer. Oggi vedremo lo strumento coltello che ci permette di effettuare dei tagli su tratti e forme. Lo strumento coltello si attiva dalla barra degli strumenti cliccando sull'apposita icona oppure premendo il tasto K sulla tastiera. Attivando lo strumento vediamo che il cursore del mouse assume la forma di un coltello, mentre se lo sposto sui nodi, quindi sul tratto delle forme, assume la forma di forbice. Se non dovreste vedere le icone dello strumento al posto del cursore del mouse è perché occorre disattivare il blocca maiuscolo da tastiera. Lo strumento coltello può essere utilizzato in modalità mano libera e quindi disattivando tutte le opzioni dalla barra contestuale. Per usare lo strumento coltello, selezionare l'oggetto da tagliare, cliccare sul punto iniziale e trascinare tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. Come vedete io ho selezionato l'intero testo, ma poi ho trascinato solo sulla lettera K. Bene, se adesso seleziono la parte superiore e la sposto, vedete che la lettera è stata divisa in due. Per un taglio più stabile è possibile attivare appunto lo stabilizzatore, così come abbiamo visto per lo strumento matita. Si attiva dalla barra contestuale inserendo la spunta nell'apposita casella. Vedete che questo è un taglio molto più stabile del precedente. Lo strumento coltello può essere utilizzato anche in modalità corda e in modalità finestra. La modalità corda funziona esattamente come nello strumento matita che già conosciamo. Se attiva, al cursore verrà aggiunta una cordicella, la cui lunghezza va settata dalla casella a scorrimento in alto. Trascinando riusciremo a vedere in anticipo il taglio che andremo a fare. In questo caso non ho tagliato perché non avevo selezionato la lettera. Adesso le seleziono tutte e tre, sposto verso destra il pulsante a scorrimento della corda e vedete che si allunga, quindi trascino e taglio le lettere restanti. Dopo il taglio il testo viene convertito in curve e i singoli ritagli vengono suddivisi in livelli diversi sotto un unico raggruppamento. Ma questo lo vedremo dopo. La modalità corda è anche indicata per ottenere dei tagli con angoli acuti, mentre in modalità finestra effettua dei tagli con angoli più smussati. Disattivo lo strumento coltello e con lo strumento selezione sposto i frammenti che ho appena ottenuto. Nella barra contestuale troviamo altre due opzioni dello strumento coltello che abbiamo visto nel tutorial precedente. Sono delle funzionalità aggiunte con l'ultimo aggiornamento, il 6.2. La chiusura automatica e l'uniformità, che possono essere applicate, oltre allo strumento matita, anche allo strumento coltello. L'uniformità ci permette di effettuare dei tagli più uniformi, a differenza dello stabilizzatore, che invece ci dà un taglio appunto più stabile. Vediamo come funziona la chiusura automatica. La imposto su off e il tracciato di taglio in pratica non viene chiuso. Se invece imposto vicino, quando traccio la linea di taglio e le estremità si avvicinano, si attivano due maniglie rosse calamitate e verrà chiusa. La modalità lontano funziona allo stesso modo, ma le estremità si chiudono ad una distanza maggiore. Se imposto invece sempre, la traccia verrà chiusa indipendentemente dalla distanza. Adesso qui la chiusura non è visibile, la faccio sull'ellisse sotto. Vedete che indipendentemente da dove rilascio, la forma viene completata e chiusa automaticamente. Effettuato il taglio, posso modificarlo
utilizzando lo strumento nodo che si attiva automaticamente cliccando sullo stesso. Posso così lavorare sia le forme tagliate che i ritagli ottenuti. Prima di vedere l'altra modalità dello strumento coltello, voglio farvi vedere cosa è successo ai livelli. Vi parlerò dei livelli in uno dei prossimi tutorial, voglio però farvi vedere com'era il pannello livelli prima di attivare lo strumento coltello. Avevamo un unico livello di testo perfettamente editabile ed ecco come si presenta adesso. Abbiamo un raggruppamento che contiene i singoli tagli disposti su livelli separati, non più editabili con lo strumento testo ma modificabili con lo strumento nodo, infatti sono livelli curva. Lo strumento coltello permette anche di effettuare dei tagli in linea retta. Disattivo la chiusura e attivo linea retta. Premendo il tasto maiuscolo posso effettuare un taglio perfettamente orizzontale o perfettamente verticale, sempre trascinando. In questa modalità è possibile effettuare degli spostamenti di taglio di 45 gradi, sempre tenendo premuto il tasto maiuscolo e il tasto sinistro del mouse. Spostando il cursore vedete che la linea di taglio effettua degli spostamenti di 45 gradi. Adesso tolgo il riempimento a questo ritaglio giusto per farvi vedere come funziona la modalità forbice. Tolgo anche gli effetti che avevo aggiunto prima. Attivo lo strumento coltello e lo posiziono direttamente sul tratto. Si attivano le forbici. In questa modalità basta fare clic sul punto esatto in cui si vuole tagliare. Vedete che riesco ad ottenere dei segmenti. Lo strumento coltello permette anche di effettuare dei tagli multipli. Vuol dire che se io seleziono tutti questi cerchi che ho sulla tavola di disegno contemporaneamente, attivo lo strumento coltello, aggiungo lo stabilizzatore, verranno tagliati anche i livelli sottostanti selezionati e in effetti ha tagliato tutte le forme contemporaneamente. Elimino i ritagli e rifinisco il tutto colorando il mio testo. Lo strumento coltello indubbiamente è uno strumento molto flessibile che ci permette di effettuare dei tagli con facilità, quindi vi consiglio di sperimentarlo e di divertirvi. E anche per questo appuntamento è tutto. Se questo video vi è stato utile lasciate un commento, lasciate un like, ci sentiamo la prossima settimana, ciao!